Oggi sono forte. Nella vita non hai impossibile. Quante volte hai cominciato la tua giornata con questa frase positiva o altro di simile? Ciao a tutti voi e grazie di cuore per essere di nuovo qui. Questo video voglio che sia visto come una parentesi importantissima tra i precedenti sopra il tema dell'autosabotaggio, patologie e sintomi e i prossimi con esempi di come combattere ciò. Perché? Perché ho letto tantissime persone con paure, che sono quelle che creano poca fiducia nelle proprie capacità, nella forza di poter intraprendere il viaggio per la scoperta dell'inconscio, il che non sarebbe altro che l'aiuto in più per migliorare la nostra vita, vivere meglio prima con noi stessi e poi con gli altri. È vero che in questo viaggio si possono scoprire cose, fatti, eventi che la nostra mente le ha vissute e rimosse nell'intento di proteggere, però in realtà non sono state cancellate. La nostra mente semplicemente le sostituisce per fare credere di stare meglio al non averle affrontate. Ho visto troppi ma, forse non so se, ed è questo il perché di questo video, parentesi, che spero andrà a dissipare queste immaginarie impotenze. Voi, senza sapere, avete cambiato la mia vita ed io, nella gratitudine e con tanto affetto, voglio contribuire anche con una piccolissima parte nella vostra, se me lo permettete. Quindi spero mi accompagnerete anche oggi, fino alla fine per capire e talvolta scoprire ciò che potrebbe cambiare il vostro modo di vedere la vita. Iscriviti al canale, attiva la campanella, lascia un commento con la tua storia di cambiamento e condividi questo video con chi ha bisogno di un po' di positività. Un abbraccio a tutti e seguitemi. Permettendo alle paure di controllare la nostra vita, non facciamo altro che creare l'ambiente ideale per ansia, depressione, fobie, stress, traumi, psicosi, nevrosi e insicurezze, oppure, nella migliore delle ipotesi, ci troviamo bloccati in una ripetitiva quotidianità, priva di interesse ed emozioni dove la vita diventa una soffocante, monotona routine che ci priva della gioia e della meraviglia di vivere. Il tutto ciò non è giustificabile nella maniera in cui non viene intrapreso il viaggio verso l'accettazione, verso il riconoscimento della causa di tutto e affrontare, per ottenere, cognizione, che solo per chi non conosce il termine è un processo di acquisizione di conoscenze e comprensione attraverso il pensiero, i sensi e l'esperienza, particolarmente importante durante l'infanzia. Tuttavia non si ferma lì, ma continua a cambiare e ad adattarsi in risposta all'esperienza, all'apprendimento e alla maturazione. Autostima, emozione, empatia, resilienza, motivazione, attaccamento e non per ultimo la speranza. Il mondo è flagellato dal dolore e dalla sofferenza, è vero, e forse, ascoltando o leggendo questo, ti dirai: cosa posso fare io? Tuttavia, perché non pensare positivo? Anziché rassegnarci, possiamo scoprire e utilizzare i nostri doni interiori per aiutare noi stessi e, successivamente, tutti coloro che ne hanno bisogno. L'unione ha sempre fatto la forza. A caso, il fatto che hai commentato negli precedenti video non è vero che ha aiutato altre persone a interagire e chissà, a farle capire che possono trovare un piccolo aiuto, una piccola spinta nell'intraprendere questo viaggio alla scoperta di un se stesso migliore. Oggi vi voglio portare due cose fondamentali nella ricerca: accettazione e riconoscimento della nostra ombra. Ascolta o leggi attentamente, perché sono sicura che, da solo, in seguito inizierai questo percorso. A piccoli passi, chissà con poca fiducia, però ricorda che non importa, perché è proprio questo che andiamo a intraprendere, il viaggio per accettare noi stessi, e se seguirai, le uniche cose importanti che devi tenere sono pazienza e aumentare la fiducia in te stesso, perché solo così darai al corpo e mente il tempo necessario per poter processare i nuovi ordini e incanalare il nostro vivere in un'altra direzione, verso un'altra meta. Un esempio: vi è mai capitato di perdere qualcosa? A me sì.
Prendiamo il caso del nostro portafoglio. Che avete provato? Sicuramente disperazione. Alcuni vergogna per pensare di non essere capaci ad avere cura di se stessi, rabbia, ansia, la paura di aver perso il controllo su tutto. Quanti per i soldi che c'erano dentro, e magari quelli con cui si doveva arrivare al final del mese. Quanti ancora di più per i documenti, perché allo stesso momento vi siete sentiti persi, senza un'identità, pensando ai fastidi del dopo per rifarli. E a volte, peggio ancora quando si è in coppia e quando inizia un accusare e offendere pesante sopra la persona in causa, senza pensare che è in questo preciso momento chiave quando ha ancora di più bisogno di aiuto, di essere confortata. Quante colpe vi siete attribuite a voi stessi per il fatto accaduto? O quanti avete pensato nello stesso istante, e qui è l'ombra che interviene, che siete stati rubati? Nonostante tutto può accadere, d'accordo con voi però, incoscientemente, siamo più propensi, non avendo accettata la nostra ombra, i nostri piccoli o grandi difetti, nel caso disattenzione, a pensare subito male degli altri, pur non avendo né la persona, nemmeno il momento esatto. Ci libera di colpa e ci sentiamo perfetti, però la realtà è che non lo siamo. Bene, precisando che a tutti può succedere e in qualsiasi momento perché siamo umani, adesso voglio chiedervi: quanta negatività abbiamo trasmesso alla nostra mente nello stesso momento, senza dargli la più piccola alternativa positiva? Scrivetelo voi. Passiamo adesso al nostro corpo, trasmettendogli tutta questa negatività. A cosa porta? Aumento della pressione sanguigna, battiti accelerati, sensazione di soffocamento, lo stomaco contrattato, la sensazione di svenimento, malessere generale, per non parlare di conseguenze ancora più dannose. Al nostro cervello, trasmettendogli tutto questo cumulo di pensieri contrariati e negativi, senza tranquillizzarlo minimamente, non sa quale alternativa positiva cercare e di conseguenza esplode attraverso le lacrime. Tutto il male mentale e fisico adesso lo abbiamo scatenato dentro di noi stessi. Chiedo a voi, pensate che ne vale la pena quando nell'altro lato della bilancia siete voi stessi? Alternativa. Perché invece non si pensa nello stesso momento del successo, sia nella perdita sia quando siamo rubati, in questo modo. Non importa, io sto bene ed è quello che conta. Non potrò fare oggi la spesa. Mio amico mi aiuterà con un po' di soldi, farò la spesa più tardi o domani e con il resto arriverò al final del mese. Per i documenti mi organizzo la giornata di domani e li rifarò. Con questi impulsi positivi, il nostro cervello è tranquillo e inizia già a processare tutte le informazioni ricevute, aiutandoci a avere un piano organizzato per fare tutto, con calma e senza disperazione. Il nostro corpo si rilassa perché il cervello le ha trasmesso tranquillità nel trovare la soluzione. Tutto ciò non significa essere insensibili agli accaduti perché sicuramente si farà più attenzione nel futuro e perché comunque si tratta della nostra persona, però, è più importante stare bene per poter ragionare e trovare soluzioni. I problemi vanno risolti, non aumentati. Questo significa aver riconosciuto la nostra ombra, accettandola come parte di noi, la disattenzione. Non ci siamo autosabotati, scatenando l'inferno dentro di noi, ma soprattutto abbiamo l'autocontrollo, che è la vincita più grande, il premio di questo viaggio che si vuole intraprendere. Non farsi dominare dalle paure accettando la nostra ombra e abbracciando la positività abbiamo l'autocontrollo del nostro benessere mentale e fisico. Il giorno seguente, alla vostra porta suona un signore, non un poliziotto, ma una persona semplice, come voi. Aprite e vi spiega con il vostro portafoglio in mano che lo ha trovato nel carrello davanti a lui, posando il suo, e grazie all'indirizzo voleva darvi questo momento di gioia personalmente, perché può succedere a tutti, magari un domani, a lui. Fate grande attenzione alla moltitudine di sentimenti che attraversano il vostro corpo e la mente. In questo momento, il battito felice del cuore, vedendo questo perfetto sconosciuto che, con la sua positività, ha pensato al tuo benessere, il respiro liberatorio che viene da dentro,
il sorriso che vi illumina la faccia e con un impulso sincero, dal cuore parte un abbraccio, una stretta di mano, un ringraziamento sincero. Però qui è importantissimo capire il perché succede questo, perché il giorno prima, riconoscendo la nostra ombra e accettandola nel nostro conscio, abbiamo trasmesso al nostro corpo e mente positività. Al non averla rinnegata ieri, oggi, all'arrivo del Signore, non ci ha spinti a guardarlo in maniera diffidente e magari pensare subito che non eravamo stati noi a perderlo, ma Lui che si è approfittato. Non aprirete il portafoglio con il fiato sospeso per contare i soldi, senza nemmeno guardare la persona, perché non importa. Non direte un grazie secco e chiuderete la porta. Non farete niente di tutto questo. Avete capito perché? All'abbracciare la positività e impedire alla paura infondata di impossessarsi di voi, con il semplice riconoscimento della vostra realtà, il buono e il cattivo, avete dimostrato la comprensione e gentilezza verso voi stessi, accettando l'accaduto con totale autocontrollo. Ciò che conta per voi è il proprio benessere mentale o fisico, non una moneta. Se l'insieme sta bene, il denaro si può rifare, si può andare nei posti corrispondenti a rifare i documenti persi, però al contrario, niente può farci recuperare la salute. All'abbracciare la positività avete attratto altra positività. La persona davanti a voi vive con voi questa emozione, la vostra gioia, e vi sta trasmettendo anche senza parole che non siamo mai soli, nel bene e nel male. Il rovescio di tutto ciò. Pensate se si rimarrebbe nella negatività al momento dell'accaduto. Non solo il malessere scatenato all'istante, che potrebbe avere conseguenze ancora peggiori da quelle esposte, però, avrebbe contribuito a rimanere dominati da questa paura di aver perso il controllo. La nostra mente, in uno stato di totale confusione, tra sensi di colpa e cercare di trovare il momento e un possibile colpevole dell'accaduto. Un disastro per niente. E se per caso chi avrebbe trovato il portafoglio, scontento da quello che ha trovato dentro, avrebbe approfittato dell'indirizzo e avrebbe suonato alla nostra porta, ma con altre intenzioni? Lascio a voi immaginare. Scrivetemi negli commenti se questo esempio è stato capito, se vi può essere di aiuto, qualsiasi vostra incomprensione dovuta magari ad una spiegazione mia non esatta, sarò in totale disposizione di rispondere. La paura, purtroppo, modella le nostre vite in modi che non immaginiamo nemmeno. Questa emozione fondamentale e vitale per la sopravvivenza umana, che dal punto di vista psichiatrico è la risposta naturale a una minaccia percepita, ciò che attiva il nostro istinto di lotta o fuga. Nell'arco della vita, tutti affrontiamo prima o poi questa emozione, questo flagello che ci perseguita per tutto il tempo e che non solo ci toglie la pace, ma, con la sua componente emotiva, diventando cronica, può avere profonde conseguenze sulla nostra salute mentale e fisica. In una rivista di ricerca psichiatrica è stato spiegato che le persone che sperimentano alti livelli di paura e ansia sono a un rischio molto più alto di sviluppare malattie cardiovascolari, disturbi immunologici e psichiatrici, manifestandosi in molteplici modi, dall'ansia che ci paralizza al panico che ci porta a evitare situazioni quotidiane, comportamenti compulsivi ed evitamento che limitano la nostra capacità di vivere pienamente. La paura cronica, inoltre, può innescare una serie di risposte fisiologiche come l'aumento della pressione sanguigna e il rilascio costante di cortisolo, che non è altro che l'ormone dello stress, il cui eccesso può danneggiare i nostri tessuti e organi. Inoltre, i sentimenti di paura possono erodere le nostre relazioni, favorendo la sfiducia e l'isolamento, portando allo stesso tempo ad una interpretazione errata, creando barriere invisibili ma potenti che ci separano da coloro che ci circondano. E sfortunatamente, la maggior parte delle persone, quando si arriva a questo punto, si rifugia sull'ultima spiaggia. Dottori, farmaci e a volte altri percorsi, e tengo a precisare che non sono contro.
Però voglio ribadire il concetto, di cui abbiamo parlato anche nel precedente video, che un corpo logorato, anche tentando di rimetterlo in sesto dopo che lo abbiamo trascurato, non sarà mai lo stesso. Qualsiasi cura di questo mondo, oltre la prevenzione cosciente di ognuno, è sempre a doppio taglio e a volte anche inefficace. Qui siamo arrivati alla quintessenza di questo video, che mi piacerebbe credere che saranno 2 passi in più nell'intento di aiutare a tutte le persone che vogliono intraprendere questo percorso di scoperta e riconoscimento, nonché l'accettazione dell'ombra e integrarla nel conscio, creando così la nostra realtà personale, quella che tutti la sogniamo per poter stare bene, il vero valore. Perché sì, ognuno ha il suo proprio valore. Spesso, con tanta leggerezza, oggi si usa dire «è normale» oppure «è diverso» nei confronti di altre persone, ma quello che dole di più è che sembra che sono persino fieri di loro, nel catalogare niente più, niente meno che un essere umano come lui, uguale a lui, e che va rispettato, perché ognuno ha una storia sulle spalle che non la può conoscere nessuno. Ragionando dal loro punto di vista, chiunque potrebbe capire quindi che sono i perfetti. Allora vengo a chiedere a tutti voi, una persona PASS o semplicemente più fragile emotivamente secondo voi, come dovrebbe sentirsi? Scrivetelo negli commenti, magari insieme. Possiamo sradicare queste discriminazioni presenti ancora oggi. Se una persona non può parlare, non ha l'udito, non ha la vista, è più fragile emotivamente, è più timida, ha alte orientazioni, qualsiasi siano, ha qualche handicap, anche questo qualsiasi tipo sia, non indossa roba firmata e neanche ha l'ultimo modello di cellulare o ha più soldi, non vuol dire che è diversa, è semplicemente un essere umano uguale ad ognuno di noi, con il diritto di essere rispettato, ascoltato, capito e se necessario, aiutato, incoraggiato sempre a sconfiggere le paure e abbracciare la positività. Ciò che voglio sottolineare è di non lasciarsi mai intimidire dagli perfetti che esistono solo nel nostro inconscio per non averlo riconosciuto e perché la perfezione non esiste. L'unica ragione per cui si deve lottare è per migliorare la propria vita, il proprio benessere mentale e fisico e quando c'è bisogno poter aiutare chi lo necessita. Esempio concreto. L'esercizio fisico fa bene e questo lo sappiamo tutti, però succede spesso che la maggior parte, vedendo chi lo fa, che pare perfetto, si rassegnano pensando che tanto mai arriveranno ad avere un fisico così. Invece, non bisogna guardare il modello, ma abbracciare la positività e pensare semplicemente a quali benefici fisici e mentali possiamo ottenere facendo quei esercizi. Il nostro benessere non è una competizione o il paragonarsi con gli altri, ma una lotta per scoprirci e accettarci per stare meglio. In questo caso, se volete essere ancora più grati al vostro corpo, dopo che avete fatto gli esercizi, datevi una carezza o semplicemente guardatevi nello specchio e ringraziate il vostro corpo, il vostro cervello che vi hanno aiutati a salire dalla zona di comfort e vi hanno aiutato ad essere positivi, facendo un passo in più per il vostro benessere. Le paure più comuni, voglio solo elencarvi alcune oggi, così mi potete scrivere nel caso volete un approfondimento, mentre se no, avrete la possibilità di identificare a qualcuna in cui vi rispecchiate e sarà un punto importante di partenza, in quanto si saprà la causa. Paura di deludere gli altri. Le persone con questa paura tendono ad essere eccessivamente accomodanti, accettando situazioni ingiuste per guadagnare fiducia o affetto. Questa paura spesso deriva da esperienze infantili in cui l'amore e l'accettazione erano condizionati dalle prestazioni. Gli adulti con questa paura cercano di evitare conflitti, quindi la parola sì parte in automatico in qualsiasi situazione e si sovraccaricano di responsabilità. Paura di perdere il controllo.
Questa paura lo abbiamo già vista nell'esempio di oggi e appartiene principalmente alle persone che tendono il perfezionismo, possessivi e rigidi. Sono le persone che fanno fatica a delegare compiti o a fidarsi degli altri. Questo bisogno di controllo può estendersi a tutte le aree della vita, causando ansia e stress cronici. Il perfezionismo può portare a procrastinazione e ad uno stato di costante insoddisfazione. Paura di non essere perfetti. Queste persone sono una continua autocritica e ossessionati di evitare errori. Questa paura è spesso radicata nell'infanzia e sfortunatamente aggravata dai social media che espongono le persone a ideali irraggiungibili. Nella continua ricerca della perfezione sono più propensi allo stress, ansia e a un costante senso di insufficienza. Paura di soffrire. In questo caso, le persone cercano di evitare situazioni potenzialmente dolorose, sia fisicamente che emotivamente. Accettare che la sofferenza è una parte naturale della vita ridurrebbe molto l'idea di isolamento e la perdita di opportunità di crescita. Paura dell'ignoto. Questa paura riguarda l'ansia e il timore di ciò che è incerto o sconosciuto e quindi le persone evitano facilmente i cambiamenti o nuove esperienze, preferendo rimanere nella loro zona di comfort. Riconoscere che l'incertezza fa parte della vita e imparare a convivere con essa può aiutare a mitigare questa paura. Paura dell'abbandono. Queste persone manifestano il timore di essere lasciati o abbandonati emotivamente dalle persone care e purtroppo possono sviluppare comportamenti di dipendenza emotiva o evitare intenzionalmente di stabilire legami profondi per proteggersi dal dolore di un possibile abbandono. Paura del giudizio degli altri. Qui si teme il rifiuto sociale e l'umiliazione pubblica. Di conseguenza, porta a evitamento di situazioni sociali e quando lo fanno il comportamento è ipervigilante, nell'intento di essere accettati dagli altri. Questa paura può influenzare le decisioni personali e professionali, limitando la libertà di espressione e di autenticità. Paura dell'insuccesso. Qui le persone hanno paura di non raggiungere i propri obiettivi o di non essere all'altezza delle aspettative personali o degli altri. Può manifestarsi attraverso la procrastinazione, l'autosabotaggio o l'evitamento di nuove sfide che potrebbero portare al fallimento. Scoprire in quale di queste paure vi identificate può essere un trampolino di lancio per iniziare. Avendo la certezza del punto esatto da dove partire, potrebbe facilitare considerevolmente il percorso e aiutare a raggiungere gli obiettivi in un minor tempo. Questa è la prima chiave per aprire una delle porte chiuse del nostro labirinto interno. Non avete paura della vostra forza, del vostro intuito, ascoltatelo e seguitelo. Solo aprendo una ad una al final il labirinto sparirà e voi resterete fieri di averlo affrontato e attraversato per il giusto verso. Vi ricordate in un video precedente quando si parlava in un esempio di curare quella macchina perfetta nel suo complesso, il corpo umano? Bene, abbiamo anche detto che per mantenerla ha bisogno delle giuste cure e attenzioni, perché laddove è perfetta, senza un buon mantenimento, non riesce da sola. Questa seconda chiave era anche lei presente nell'esempio di oggi, la positività. Come sapete, la legge dell'attrazione non è stata scientificamente provata però, neanche qualcuno può assicurare che non funziona. Sicuramente, per vedere il risultato può implicare tempi differenti in quanto ogni individuo ha la propria capacità di assimilare e processare. Ciò che ho sperimentato mi ha dato invece la certezza che in distinte situazioni, applicando questa filosofia, ha funzionato. Qui vi svelerò uno dei tanti segreti che abbiamo ognuno di noi. Io, purtroppo, appartengo alla categoria di persone con la paura di perdere il controllo e non ho paura di dirlo. Una persona comune che non ha mai avuto niente in infanzia, né materiale né affettivo,
e che nonostante tutto ha caricato sulle spalle tutti quelli che ha avuto intorno assumendosi la responsabilità per ognuno di loro. Ho vissuto male, ho vissuto bene, non lo so, quello che so è che la vita è stata molto dura, a cominciare con i primi anni di vita. Nonostante sia stata una lotta continua, perché generalmente negli casi come il mio e di tanti altri, perdere il controllo è come se ti mancasse la terra sotto i piedi. Quindi tutta la tua forza, mentre hai tante persone che dipendono da te, la impegni in una continua ricerca, un affrontare continuo, un dimostrare che se vuoi veramente qualcosa, devi prima sapere e che solo lottando puoi ottenere i risultati sperati. Un carattere forte nel segno del leone, che mai abbandona niente, fino a quando non intenta tutto il possibile, e con tutte le avversità affrontate, capirete che il crollo è inevitabile e anche con conseguenze devastanti. E sfortunatamente è successo però ciò che ha contribuito a prendere la decisione di partire per questo viaggio è stato il fatto che, nel momento del crollo, mi sono ritrovata sola dopo una vita vissuta per gli altri. A intraprendere questo viaggio dove dolorosamente scoprì che molte volte la tua ombra, a forza di rinnegarla, ha aiutato molto nell'autosabotarti. Non è stato facile. È lì dove devi decidere che la devi scoprire, accettare e integrarla nel tuo conscio, con l'unico scopo di valorarti, scoprirti, di migliorare finalmente per la prima volta solo per te stesso. Anche questo progetto è partito come una sfida, per vedere se sono ancora capace di trasmettere qualcosa, se ancora, anche con una minima parte, ma con tutto quello che conosco e posso, ho la capacità di aiutare qualcun altro. E ho trovato voi a cui non smetterò mai di ringraziare per la vostra presenza, per i vostri messaggi e commenti. In tutto questo percorso, voglio dirvi, tornando alla seconda chiave utile, che come avete capito e abbiamo visto nell'esempio di oggi, è la positività in tutti i suoi aspetti, su di me ha funzionato. Sta a voi iniziare a provare, non costa nulla e chissà, può funzionare. Non siate impazienti perché i tempi non si possono precisare, però con costanza e volontà potete scoprire che state migliorando. Vi lascerò, fino alla prossima volta, qualche pensiero positivo che non necessariamente dovete farlo come un rituale, ma una cosa per voi, un piccolo incoraggiamento giornaliero, una piccola carezza mattutina, ma soprattutto nei momenti quando sentite che la negatività cerca di dominarvi. Non hai impossibile. Ho fiducia in me stesso. Sono orgoglioso della persona che sono diventato. Tutti gli errori che faccio mi aiutano a imparare e a essere migliore. Ho abbastanza soldi per le mie necessità. Mi sento benedetto dalla salute che ho. Le persone mi amano e me lo merito. Ho pazienza e perderla di tanto in tanto mi aiuta a ritrovarla. Oggi condividerò sorrisi con chi mi circonda. Oggi sarà una splendida giornata per me e per i miei cari. Sono prospero, non mi mancherà nulla. Degli altri aspetti della positività, tutti voi che siete interessati, scrivetemi e approfondiremo in un video dedicato. In conclusione, abbiamo solo due alternative: fuggire tutta la vita, ingannando a noi stessi di stare bene, pur se a volte non avremmo il coraggio di guardarci allo specchio, oppure lottare, abbracciando la positività e aggrappati alla speranza di un sé migliore nei propri confronti e quelli della società. Sarà sicuramente duro, faticoso a volte con l'istinto di voler abbandonare tutto, però, se si riesce, si diventa una persona piena, reale, fiera di se stesso per non aver abbandonato, ma soprattutto, la cosa più importante, poter dimostrare alla società un sé scoperto e accettato per quello che è, un vincitore, capace ad affrontare tutto e con la vita che lo ha sempre desiderata. Vi auguro sempre il meglio.